Pronti per partire? Ed eccoci pronti per prendere un altro ferry, un altro speed ferry, perché le isole Canarie sono 7, se consideriamo anche la piccola Graziosa, alcuni dicono 8, e noi, come sapete, dobbiamo visitarle tutte. Quindi Siamo arrivati a quale isola adesso? siamo arrivati alla quinta isola, l'avete visto nel video di qualche settimana fa, e quindi ce ne mancano ancora 2. Adesso stiamo andando a... El Hierro. Pronti Quindi che si parte. Siamo decisamente emozionati perché ce ne hanno tutti parlato benissimo di questa piccola isola, ma molto 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 graziosa. Quindi venite con noi e andiamo a scoprire questo piccolo gioiello. Ho perso il conto di quanti ferri abbiamo preso quest'anno. Tantissimi. Troppo. Quindi non siamo più soli, direi. Non siamo soli, il traghetto ha fatto sì che l'equipaggio si moltiplicasse. Ci sono? Bianca, Camilla e Alessandro. Bene. Quindi Carletto porta tutti oggi. Noi siamo felici di avervi a bordo. Che ci ha? El Hierro! E vai! Eccoci, buongiorno! Buongiorno a tutti, primo risveglio a El Hierro. Siamo di fronte alla playa di Timihiraje o qualcosa del genere, si legge qua dietro, insomma, così non ci sbagliamo. Siamo arrivati ieri sera che era già buio, avevamo i ragazzi conosciuti in traghetto con noi che si sono fermati a dormire qua sotto, adesso vi facciamo vedere, dove c'è una bella area ricreativa con dei barbacoa e dove coperti da una bella tettoia si può anche stare tranquillamente cullati dalle onde e dal rumore del mare. E quindi adesso ve la facciamo vedere e poi da qui si parte per andare a scoprire il resto dell'isola di El Hierro. Andremo soprattutto alla capitale, che è un po' sopra lo sbarco dei traghetti, che si chiama Valverde. Venite con noi e scoprirete l'isola di El Hierro. Eccovi qua, quindi voi avete dormito nell'area ricreativa, noi siamo venuti a trovarvi, non abbiamo ripreso in serata, siamo tutti affumicati. C'è anche la vendetta. Quindi il camper è un camper affumicato, un po' tipo il salmone di Uga. Ahumado. Comunque adesso dai, ce ne andiamo, ragazzi, siete qui che fate gli hikers e qui ci provate. Intanto vediamo un passaggio noi fino a Valverde, poi da lì vi hikerizzate, dai. Andiamo. Vai. Ciao. Avete visto la statua all'ingresso della galleria? Ieri sera col buio, quando siamo passati di lì, ci siamo spaventati perché pensavamo fosse davvero una persona viva e abbiamo detto: che fa questo qui? Col mazzo di fiori. Col mazzo di fiori in mano, e invece è proprio una statua.
Eccoci parcheggiati, abbiamo lasciato Carletto qui, siamo alla zona del campo sportivo e adesso andiamo a vederci il centro del paesino, perché è davvero piccolino, di Valverde. I ragazzi li abbiamo lasciati alla Guagua, quindi alla stazione degli autobus, e proseguiranno il loro viaggio da soli. E noi nel frattempo andiamo a vederci il paesino. Non possiamo chiamarla città perché l'abbiamo già attraversato, è talmente piccolo. Facciamo 2 passi nel frattempo. La cittadina pare stile coloniale, questa è la parte centrale, molto trafficata direi per essere un paesino. Molto colorata. Adesso vediamo se troviamo qualche informazione presso il Tourist Office, Centro de Visitantes. La cittadina di Valverde è carinissima, siamo a 600 metri d'altezza, fa freschino, ma è su questa collina un po' su e giù ed ha questa immagine molto coloniale, della Spagna coloniale, le stesse immagini che si possono trovare anche in Centro America. Io ricordo il Messico, ricordo il Guatemala, anche del Costa Rica, tanto per dare un'idea. Sì, un paesino davvero piccolo, carino, disposto su vari livelli. Adesso scopriamo un po' com'è la parte centrale della chiesa, del campo sportivo. Bello qua, c'è una vista stupenda del paesino che prosegue in là. Il problema è che col camper è un po' complicato da visitare, bisogna proprio parcheggiarlo. Noi l'abbiamo parcheggiato al campo sportivo e da lì muoversi a piedi è talmente piccolo che lo si vede facile in poco tempo. E qui abbiamo sia un drago canario, che è il simbolo delle Canarie, quindi una pianta diffusissima tra le Canarie, e di fianco una mimosa già fiorita, con un tronco molto grosso, quindi ormai è diventata una pianta enorme. Un profumo un po' diverso dalla nostra, comunque è mimosa. È grossissima, ha dei fiori enormi. Sì, i fiori sono molto bombati, belli, belli. Qui la plaza della chiesa doveva essere utilizzata probabilmente anche per degli spettacoli o per delle partite sportive, di qualsiasi cosa, perché ci sono le scale laterali, ma questi sono gradoni dove la gente si può sedere e ammirare direttamente la piazza della chiesa con gli eventi che eventualmente si potevano sviluppare. Elier è stata una location per alcuni film spagnoli, quindi L'Isla con Alma, un'isola con un'anima. Hanno tra le altre cose girato La Bajada de la Virgen, Juicio de Lucía y Gaspar e Confesión de Ágata. Carina l'immagine della piazza Plaza 3 de Abril vista dall'alto. Qui la roccia è proprio rossa, non per niente l'isola si chiama El Hierro, che sta per il ferro, perché ha questa componente ferrosa all'interno della roccia, della pietra, e quindi la rende molto rossa. Qui appena risaliti sopra Valverde siamo alla centrale idroeolica di El Hierro e qui c'è un embalse, un laghetto artificiale dove raccolgono l'acqua abbastanza grande. Ah sì, perché oltre all'energia eolica, da questo embalse, questo deposito superiore,
canalizzano verso il deposito inferiore, che è più o meno dove siamo sbarcati ieri sera, e per l'energia sviluppata durante la caduta producono energia elettrica. Quindi abbiamo sia il parco eolico poco più qui sotto, vediamo adesso le pale che si muovono, che l'energia idroelettrica. E per questo deposito di acqua hanno utilizzato una caldera vulcanica, l'hanno impermeabilizzata, ma praticamente la caldera naturale è rimasta. Siamo arrivati al Mirador de Isora, si legge dal cartello. Abbiamo Carletto parcheggiato di là, davanti a me. E qui di fianco a me, guardate ben bene. Non vi sembra un corpo femminile questo tronco? Mettiti di fianco e spogliati. Gambe aperte. Un po' ci assomiglia? Sì, dovresti toglierti la roba di dosso. Vabbè, adesso fa un po' freschino oggi, ci saranno 15 gradi, c'è vento, sole che va, sole che viene, quindi la temperatura non è così calda. Però davvero è un'immagine particolare, questo tronco tagliato. Diciamo che è molto daliana, è molto un'immagine femminile di Salvador Dalì, che poteva dare questo tipo di immagini. Non avevo capito, daliliana. Daliana. Però dai, rende l'idea. Sì. Adesso andiamo a vedere il Mirador, dai. Vamos. Vediamo cosa ci propone questo Mirador. Se rimane anche il sole non è male. E qua è chiamato Mirador de Isora. C'è la Roque de la Bonanza a sinistra, la Playa del Pozo e il Parador Nacional de Turismo. Eccolo. Eccola Roque. Per laggiù. Che meraviglia! Cosa dice dell'Isla de Ferro? Dice che è un'isola dove la percentuale di ferro è elevata e quindi è un'isola roja e quindi hierro sta per il ferro. È il Pantone Ferroso. La vista che abbiamo di fronte è una strada a fondo chiuso che prosegue dal punto in cui abbiamo dormito questa notte. A chi faccio il pensionista sulla panchina? È il pensionista che mira all'orizzonte perché non c'è niente da fare. Comunque spettacolare questa strada qua sotto di noi, che sicuramente faremo nei prossimi giorni. Adesso c'è un po' troppo vento anche per potersi fermare in spiaggia, però la zona è veramente spettacolare. E anche qui, visto che siamo all'isola del ferro, tutte le infrastrutture sono in ferro, in hierro. Questo posto è veramente spettacolare, bellissimo. Betty, cosa ne dici? No, saltiamo perché abbiamo freddo in realtà. Saltiamo asincroni. Qui poi partono diversi sentieri, tra cui uno che porta alla Playas, che è proprio quella lì sotto che abbiamo visto dall'alto. E dopo il Mirador de Isora andiamo a vedere anche il centro della biosfera, sempre ad Isora.
E pensate che questa è la seconda isola al mondo per la pendenza delle sue montagne, una media del 30% di pendenza. La prima invece è una piccola isola nell'arcipelago di Capoverde. Fa un freddo allucinante oggi, non riesco nemmeno a tenere la telecamera perché tremo. Speriamo si scaldi nei prossimi giorni, appena molla un po' questo vento. Adesso cerchiamo di andare a ripararci più a sud, alla Restinga. Eccolo Mauretto! Con una splendida vista su Las Playas là sotto. E comunque siamo solissimi in questo mirador de Las Playas, ma in realtà finora in tutta l'isola, a parte nella capitale Valverde, ma di macchine ne abbiamo viste davvero poche. Qui ci hanno riferito che gli abitanti residenti sono in tutta l'isola 12.000, di cui una parte però fanno avanti e indietro con le altre isole, non sono fissi stabilmente, quindi si arriva addirittura a 6-8.000 abitanti durante tutto l'anno, pochissimi. E i turisti altrettanto sono pochissimi di conseguenza, perché non è un'isola molto turistica, molto conosciuta, è proprio per questo che non siamo voluti venire a vederla. Sembra di essere dove? Sardegna. Con i pastori sardi. Sapevo che me la chiamavi questa qui della Sardegna. Ma che freddo fa! Fa troppo freddo. Vieni dentro. Mo. E questo è il paesino La Restinga, piccolo, completamente isolato, ma carino. Ci fermiamo qua questa notte, adesso andiamo a cercare un bel posto per la notte.